Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per un video che, fidatevi, è più scottante di una gossip news appena uscita. Oggi parliamo di una vicenda che sta facendo impazzire il web, un vero e proprio incendio di pettegolezzi e speculazioni, le scuse di Burak e Neslihan. Sì, avete capito bene. Quel Burak e quella Neslihan, la coppia che tutti ammiriamo, o forse ammiravamo, è al centro di una tempesta mediatica a causa di una telefonata segreta che ha fatto il giro del mondo. Preparatevi, perché vi racconterò tutto, ma proprio tutto, quello che so, sviscerando ogni dettaglio e analizzando le possibili cause e conseguenze di questa soap opera a cielo aperto. Ma prima di iniziare, un piccolo favore: se vi piacciono i contenuti sul mondo dello spettacolo, le news sui VIP, i retroscena più succosi e le analisi approfondite, vi invito ad iscrivervi al canale. Cliccate sul pulsante iscriviti e attivate la campanella per non perdervi neanche un video. Prometto che non ve ne pentirete, ho in serbo un sacco di sorprese per voi. Ok, bando alle ciance e tuffiamoci a capofitto in questa storia. Burak e Neslihan. Due nomi, un amore che sembrava perfetto, una relazione da favola che faceva sognare milioni di fan. Ma, come spesso accade, dietro la facciata patinata e i sorrisi smaglianti si nascondono segreti, tensioni e, a volte, anche qualche scheletro nell'armadio. E questa telefonata segreta sembra aver aperto proprio l'armadio di Burak, facendo cadere un bel po' di scheletri rumorosi. Ma di cosa si tratta esattamente? Cosa c'è di così compromettente in questa telefonata? Beh, le informazioni sono frammentarie, come spesso accade quando si parla di gossip. Nessuno ha una registrazione audio ufficiale, ma diverse fonti. E qui uso le virgolette perché sappiamo tutti cosa significa fonti in questi casi. Sostengono di aver ascoltato spezzoni della conversazione. Pare che Burak, in preda a un momento di debolezza o forse di onestà brutale, abbia confessato qualcosa a un amico. Qualcosa di piuttosto grave, a quanto pare. Cosa ha confessato? Qui il terreno si fa scivoloso. Alcune voci parlano di un tradimento, una scappatella che avrebbe messo a dura prova la fiducia di Neslihan. Altre, più maliziose, ipotizzano problemi finanziari, debiti di gioco o affari poco puliti che potrebbero compromettere l'immagine pubblica della coppia. E poi ci sono i complottisti, quelli che vedono dietro ogni angolo una macchinazione, un piano orchestrato da qualche nemico invidioso per distruggere la loro felicità. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Quello che è certo è che questa telefonata è arrivata alle orecchie di Neslihan. Non si sa come, non si sa quando, ma è arrivata. E la sua reazione, ovviamente, non si è fatta attendere. Secondo i ben informati, Neslihan è furiosa, delusa, ferita. Si sente tradita e umiliata. E chi potrebbe biasimarla? Scoprire che la persona che ami ti ha mentito, ti ha nascosto qualcosa di importante, è un colpo durissimo da incassare. E qui arriviamo alle scuse di Burak. Scuse pubbliche, scuse private, scuse via social media, scuse a mezzo stampa. Burak ha provato in tutti i modi a riparare il danno, a riconquistare la fiducia di Neslihan. Ha ammesso i suoi errori, ha giurato che non succederà più, ha promesso di cambiare, di essere un uomo migliore. Ha fatto di tutto, insomma, per farsi perdonare. Ma basterà? Riuscirà Neslihan a superare questo momento difficile e a perdonare Burak? Questa è la domanda che tutti si pongono. E la risposta, ovviamente, la conosce solo lei. Dipende da molti fattori, dalla gravità della confessione, dalla sua personalità, dalla forza del loro amore, dalla sua capacità di perdonare. Certo, il perdono non è un atto facile. Richiede coraggio, umiltà, comprensione. Richiede di mettere da parte l'orgoglio e la rabbia per cercare di capire le ragioni dell'altro. Richiede di credere nella possibilità di un futuro migliore, di una relazione più forte e autentica. Ma il perdono è anche un atto liberatorio. Permette di superare il passato, di lasciarsi alle spalle il dolore e la sofferenza, di andare avanti con la propria vita. Permette di guarire le ferite e di ricostruire un rapporto basato sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Nel caso di Burak e Neslihan, la situazione è ancora in bilico. Non si sa cosa succederà. Potrebbero superare questa crisi e tornare a essere la coppia felice che tutti ammirano. Oppure potrebbero separarsi e prendere strade diverse. Solo il tempo potrà dirlo. Quello che è certo è che questa vicenda ci insegna una lezione importante. Anche le relazioni più perfette possono nascondere delle fragilità. Anche le coppie più famose possono affrontare delle difficoltà.
E anche le scuse più sentite non sempre bastano a riparare il danno. Il gossip, si sa, è un'arma a doppio taglio. Da un lato ci diverte, ci intrattiene, ci fa sognare. Dall'altro può ferire, danneggiare, distruggere. E nel caso di Burak e Neslihan, il gossip ha sicuramente giocato un ruolo importante, amplificando le voci, alimentando le speculazioni, mettendo a dura prova la loro relazione. Ma alla fine, la verità è che solo loro due sanno cosa è successo veramente. Solo loro due possono decidere se vale la pena lottare per il loro amore. E solo loro due possono trovare la forza di superare questo momento difficile e di andare avanti con la loro vita. E noi, da bravi spettatori, non possiamo fare altro che osservare, commentare, speculare. Ma dobbiamo anche ricordare che dietro le luci della ribalta ci sono persone reali, con sentimenti reali, che soffrono, che gioiscono, che sbagliano, che perdonano, e che meritano rispetto e comprensione, anche quando commettono degli errori. Quindi, cari amici, questa era la storia di Burak e Neslihan, una storia di amore, di tradimento, di scuse e di speranza. Una storia che ci fa riflettere sulla complessità delle relazioni umane e sulla difficoltà di mantenere un equilibrio tra vita privata e vita pubblica. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia offerto uno spunto di riflessione. Se così fosse, vi invito a lasciare un like, a condividere il video con i vostri amici e a iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi contenuti. E ora, tocca a voi. Cosa ne pensate di questa vicenda? Credete che Neslihan perdonerà Burak? Qual è la vostra opinione sul gossip e sul suo impatto sulle vite dei VIP? Lasciate i vostri commenti qui sotto, sono curiosa di sapere cosa ne pensate. E non dimenticate, se vi è piaciuto il video, mettete un bel mi piace, condividetelo con tutti i vostri amici e, soprattutto, iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio! Ma aspettate, perché la storia non finisce qui. Approfondiamo ancora di più questa faccenda che sta tenendo col fiato sospeso il mondo del gossip. Analizziamo, se possibile, le diverse sfaccettature di questa intricata situazione. Partiamo dalle scuse. Burak, da abile comunicatore qual è, ha orchestrato una vera e propria campagna di pubbliche relazioni per cercare di placare le acque agitate. Ha rilasciato interviste a riviste patinate. Ha pubblicato post commoventi sui social media e, secondo alcune indiscrezioni, ha persino inviato un mazzo di rose rosse gigantesco a Neslihan, accompagnato da una lettera scritta di suo pugno. Un vero e proprio bombardamento d'amore e di pentimento. Ma è tutto sincero? È questa la domanda che si pongono i più scettici. Alcuni sostengono che si tratti solo di una strategia per salvare la faccia e preservare la sua immagine pubblica. Dopotutto, Burak è un personaggio molto amato e la sua reputazione è fondamentale per il suo lavoro. Un tradimento o uno scandalo finanziario potrebbero compromettere seriamente la sua carriera. Altri, invece, credono nella sua sincerità. Affermano che Burak è davvero pentito e che sta facendo di tutto per riconquistare la fiducia di Neslihan. Dopotutto, la loro relazione è durata anni e hanno costruito un legame molto forte. Buttare tutto all'aria per un errore sarebbe un peccato. E Neslihan, cosa pensa di tutto questo? Come sta vivendo questo momento difficile? Beh, le informazioni che trapelano sono contrastanti. Alcune fonti la descrivono come una donna distrutta, inconsolabile, che si è chiusa in se stessa e non vuole parlare con nessuno. Altre, invece, la dipingono come una donna forte e determinata, che sta prendendo tempo per riflettere e decidere cosa fare del suo futuro. Una cosa è certa, Neslihan non è una donna facile da manipolare. È intelligente, indipendente e ha un carattere forte. Non si lascerà influenzare dalle pressioni esterne e prenderà la decisione migliore per se stessa, indipendentemente da quello che pensano gli altri. E poi c'è la questione della telefonata. Chi ha registrato la conversazione? Chi l'ha diffusa? E perché? Dietro questa storia si nasconde forse un complotto ordito da qualche nemico invidioso? Oppure si tratta solo di una semplice fuga di notizie? Le ipotesi sono tante e tutte plausibili. Potrebbe trattarsi di un ex amico di Burak, invidioso del suo successo e della sua felicità. Oppure di un giornalista scandalistico, alla ricerca di uno scoop clamoroso. Oppure ancora di un hacker, specializzato nello spiare le conversazioni private dei VIP. In ogni caso, la persona che ha diffuso la telefonata ha sicuramente voluto danneggiare Burak e Neslihan. Ha voluto mettere a nudo le loro debolezze, le loro fragilità, i loro segreti. Ha voluto distruggere la loro immagine pubblica e mettere a dura prova la loro relazione.
E ci è riuscita, almeno in parte. La telefonata ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico, con conseguenze imprevedibili. Burak e Neslihan sono finiti sotto i riflettori, costretti a difendersi dalle accuse e a giustificare le proprie azioni. Ma la cosa più importante è che la telefonata ha minato la fiducia tra Burak e Neslihan. Ha creato un solco profondo tra di loro, difficile da colmare. Riusciranno a superare questo ostacolo e a ricostruire il loro rapporto? Solo il tempo potrà dirlo. E noi, da bravi spettatori, continuiamo a seguire con interesse questa vicenda, sperando che Burak e Neslihan trovino la forza di superare questo momento difficile e di tornare a essere felici insieme. Dopotutto, l'amore è un sentimento prezioso e merita di essere protetto e coltivato. Ma ricordiamoci anche che dietro le luci della ribalta ci sono persone reali, con sentimenti reali, che soffrono, che gioiscono, che sbagliano, che perdonano e che meritano rispetto e comprensione, anche quando commettono degli errori. Quindi, cari amici, continuiamo a seguire questa storia con curiosità e interesse, ma senza dimenticare mai di essere umani e di rispettare la privacy e la dignità di Burak e Neslihan. E speriamo che alla fine trionfi l'amore e che questa vicenda si concluda con un lieto fine. E ora, cosa ne pensate di questa vicenda? Qual è la vostra opinione sulle scuse di Burak? Credete che siano sincere o si tratti solo di una strategia di pubbliche relazioni? E cosa pensate della telefonata? Chi l'ha registrata e diffusa? Lasciate i vostri commenti qui sotto, sono curiosa di sapere cosa ne pensate. E non dimenticate, se vi è piaciuto il video, mettete un bel mi piace, condividetelo con tutti i vostri amici e, soprattutto, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi contenuti. Ho in serbo un sacco di sorprese per voi, promesso. Ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio e grazie per avermi seguito. E ricordatevi, il gossip è divertente, ma la realtà è sempre più complessa.